Lezione 1. Rimanere informati. Con tutto ciò che è cambiato, come fai ad assicurarti di non perdere nessun annuncio? Faccio molto affidamento sulle notifiche delle mie app e dei social media. Questo è intelligente. Quali altri metodi trovi efficaci? Ho anche impostato promemoria per eventi importanti sul mio calendario. Ora sembra pratico. Dovrò adottare quell'abitudine. Mi mantiene organizzato ed evita sorprese dell'ultimo minuto. Lo posso apprezzare. Forse dovrei anche semplificare il mio approccio. Assolutamente. Rimanere informati può semplificare notevolmente la routine quotidiana. Seguirò il tuo consiglio e inizierò a implementare alcuni promemoria. Lezione 2. Consigli per gli acquisti economici. Se acquisti prodotti freschi di stagione, è più economico. Questo è un consiglio così efficace. Cos'altro posso fare per risparmiare? Trovo che fare acquisti nei mercati degli agricoltori locali spesso offra ottimi affari e qualità. Ottimo suggerimento. Mi piace anche l'atmosfera dei mercati degli agricoltori. Inoltre, cucinare alla rinfusa e congelare i pasti può aiutare a ridurre significativamente i costi. Sono completamente d'accordo. Consente di risparmiare tempo e denaro in una volta sola. Inoltre, la creazione di una lista della spesa può tenere a bada gli acquisti impulsivi. Che idea eccellente! Le liste possono aiutare a semplificare il processo di acquisto. Insieme possiamo diventare acquirenti attenti al budget. Lezione 3. Progetti creativi. Penso che dovremmo scavare alcuni oggetti e poi dipingerli con bellissimi colori. Sembra un progetto fantastico. Quali articoli hai in mente? Forse potremmo usare vecchi cartoni per le uova o anche delle pietre. Scelte creative. Alcune persone dipingono disegni molto belli. Esattamente. È incredibile come le espressioni artistiche possano trasformare oggetti ordinari. Posso già visualizzare un display colorato. Vuoi organizzare una piccola festa di pittura? Mi piacerebbe moltissimo. Che modo divertente di trascorrere un pomeriggio. Cerchiamo di raccogliere alcune forniture e dare libero sfogo alla nostra creatività. Lezione 4. Rimanere motivati. Hai qualche consiglio su come rimanere motivato? Oh, assolutamente. Stabilire obiettivi chiari è essenziale. Questo ha senso. Dovrei essere più intenzionale riguardo ai miei obiettivi. Inoltre, trovare un compagno di allenamento può renderti responsabile. Un partner aggiungerebbe sicuramente un elemento di divertimento. Inoltre, premiarsi per aver raggiunto dei mini obiettivi può essere molto motivante. Sono d'accordo. Trattarmi dopo aver raggiunto un traguardo sembra fantastico. Che si tratti di uno snack preferito o di una piccola coccola, i premi possono risollevare il morale. Terrò a mente i tuoi consigli mentre intraprenderò il mio percorso di fitness. Lezione 5. Idee per un weekend. Non ho ancora pianificato nulla, ma sto pensando a un weekend. Lo stesso qui, ma sto programmando un weekend fuori porta. Qualche suggerimento? Che ne dite di una gita in montagna? È bello in questo periodo dell'anno. Sembra adorabile. Mi piacciono così tanto l'aria fresca e la natura. Ci sono spesso meravigliosi sentieri escursionistici e viste panoramiche da esplorare. Un weekend nella natura può ringiovanire lo spirito. Precisamente. Potremmo anche preparare un picnic per goderci all'aperto. Ora parli la mia lingua. Il cibo migliora sempre le avventure. Facciamo in modo che finalizziamo presto i nostri piani e realizziamo.
Lezione 6. Suggerimenti per gli esercizi. È importante assicurarsi di riscaldarsi prima dell'allenamento e di raffreddarsi dopo. Assolutamente. Questi passaggi sono essenziali per prevenire gli infortuni. Hai delle routine di riscaldamento specifiche che consigli? Comincio spesso con un leggero allungamento e alcuni movimenti dinamici. Sembra efficace. Anche a me farebbe bene una routine solida. Inoltre, ascoltare il proprio corpo durante gli allenamenti è fondamentale. D'accordo. Comprendere i propri limiti aiuta a lungo termine. Esattamente! Devo ammettere che mi piace variare la mia routine per mantenere le cose interessanti. Un po' di varietà può sicuramente ravvivare le cose. Lezione 7. Comfort dell'assistenza medica. Può essere un po' spaventoso, ma i medici e gli infermieri sono molto gentili. È rassicurante sentirlo. La loro compassione può alleviare tanta ansia. Sono piuttosto abili nel confortare i pazienti, devo ammetterlo. Il loro lavoro è farti stare meglio, dopo tutto. Questa dedizione è confortante. Esattamente. Sapere di essere in buone mani fa una differenza significativa. Sono totalmente d'accordo. Hai avuto un'esperienza recente che ti ha colpito? Sì, la mia ultima visita alla clinica è stata molto positiva. Sono felice di sentirlo. Le esperienze positive nel settore sanitario sono così importanti. Assolutamente. Possono cambiare la nostra intera prospettiva sulle visite mediche. Lezione 8. Piani di pagamento. Sembra giusto. Suggerisco di ripartire i pagamenti su 6 mesi. Sembra abbastanza ragionevole. Lo renderebbe molto più facile da gestire finanziariamente. Esattamente. Le grandi somme possono essere scoraggianti da gestire tutte in una volta. Come ti è venuto in mente questo suggerimento? Stavo pensando a come gestisco le mie spese e il risultato è stato raggiunto. Una strategia saggia, davvero. Hai fatto qualcosa di simile in passato? Sì, quando ho acquistato il mio laptop ho optato per un piano di pagamento. Ciò ti ha permesso di goderti il nuovo dispositivo senza spendere una fortuna. Precisamente. Aiuta a mantenere un budget pur ottenendo ciò di cui hai bisogno. Lezione 9. Connessioni culturali. È affascinante come alcune comunità si sforzino di mantenere la loro cultura francese. Davvero. Nel frattempo molte altre persone si sono trasferite nelle zone anglofone del Canada. Deve essere una sfida per loro, preservare le loro tradizioni in mezzo a tali cambiamenti. Assolutamente. L'integrazione culturale può creare sia opportunità che sfide. Hai esplorato come queste comunità mantengono vivo il loro patrimonio? Ho letto di vari festival ed eventi che celebrano le tradizioni francesi. Deve essere un'atmosfera piuttosto festosa. Sì, e anche la lingua gioca un ruolo cruciale, naturalmente. Pensi che ci sia un modo per far coesistere armoniosamente queste culture? Lezione 10. Decisioni escursionistiche. Ok, lo prenderò in considerazione. Devo fare un'escursione da solo o trovare un compagno di escursioni? Mentre le escursioni in solitaria possono essere liberatorie, avere un partner può aumentare la sicurezza e il divertimento. Questo è un ottimo punto. Mi piace stare in compagnia, ma l'esperienza condivisa può essere speciale. Esattamente. Inoltre, potete motivarvi a vicenda per continuare su sentieri impegnativi. Quali qualità devo cercare in un compagno di escursioni? Qualcuno che condivide il tuo entusiasmo per la natura e conosce l'escursionismo. Questi sono tratti importanti.
Potrei anche chiedere a un amico che ama la vita all'aria aperta. Sembra promettente. La vostra escursione sarà sicuramente più piacevole con la compagnia giusta. Sono già emozionato. Pianifichiamo presto un'avventura escursionistica insieme. Lezione 11. Viaggio avventuroso. Devo dire che sembra che tu abbia avuto un viaggio incredibile pieno di avventure. Grazie, ho avuto la fortuna di vedere alcuni incredibili manufatti storici. È affascinante. Quale manufatto ha catturato maggiormente la tua attenzione? Sono rimasta particolarmente colpita da un antico pezzo di ceramica. Aveva disegni intricati. Sembra bellissimo. I manufatti raccontano molto delle culture che rappresentano. Davvero, ogni pezzo ha una sua storia, che ci collega al passato. Hai imparato qualcosa di inaspettato durante i tuoi viaggi? Assolutamente. La storia dietro un semplice oggetto può essere sia illuminante che umiliante. Fa apprezzare ancora di più la storia. Hai intenzione di vedere altri manufatti in futuro? Lezione 12. Camminata consapevole. Sì, ho iniziato a fare passeggiate serali regolari e a praticare la consapevolezza. È meraviglioso. Combinare il movimento con la consapevolezza può essere piuttosto rinfrescante. Trovo che aiuti a schiarirmi la mente e a ridurre lo stress. Anche le passeggiate all'aperto possono creare un senso di connessione con la natura. Assolutamente. Quali attività consigliate per praticare la consapevolezza? Spesso mi concentro sulla respirazione o faccio attenzione ai suoni che mi circondano. Sembrano efficaci. Li proverò sicuramente durante le mie passeggiate. Ricorda, si tratta di godersi il momento ed essere presenti. Grazie per i suggerimenti. Non vedo l'ora di incorporarli nella mia routine. Lezione 13. Fitness virtuale. Per mantenerti in forma, hai provato qualche corso online? Sì, in realtà mi sono iscritto a sessioni di yoga virtuali. Sembra divertente. Come stai trovando l'esperienza? Lo adoro, gli istruttori sono piuttosto coinvolgenti e dopo mi sento rilassato. Lo yoga è un modo fantastico per rimanere flessibili e centrati. Davvero? Inoltre, posso esercitarmi comodamente dal mio salotto. Questo è vero. Non c'è bisogno di andare in palestra. Esattamente. Hai intenzione di unirti a me per un corso qualche volta? Mi piacerebbe molto. Lo yoga sembra un'esperienza rinfrescante. Lezione 14. Un hobby affascinante. La storia nelle tue mani, esattamente. È un hobby affascinante da esplorare. Assolutamente. Collezionare reperti storici può collegarci al passato. Cosa ha suscitato il tuo interesse per questo argomento? Mi ha sempre affascinato il modo in cui le storie vengono conservate attraverso gli oggetti. Questo ha perfettamente senso. Ogni artefatto è come una capsula del tempo. Sì. Inoltre, possono innescare conversazioni sul loro significato culturale. Posso vedere come le persone apprezzerebbero la storia dietro le loro collezioni. Fa rivivere la storia in modo tangibile. Prenderesti in considerazione l'idea di iniziare una collezione? Penso che potrei. Sembra un'impresa gratificante. Lezione 15. La Stanley Cup. Le squadre di Canada e Stati Uniti competono per la pregiata Stanley Cup. È davvero il trofeo più ambito dell'hockey. L'entusiasmo che circonda i playoff è semplicemente esaltante.
Davvero, i tifosi si radunano dietro le loro squadre in modi così vivaci. Cosa rende la Stanley Cup così speciale per te? Per me, rappresenta il duro lavoro e la dedizione dei giocatori. Sono completamente d'accordo. Il viaggio verso la finale è una testimonianza di perseveranza. Assolutamente. Hai mai assistito a una partita dal vivo? Non l'ho fatto, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. Lezione 16. Compensazione del treno. Sì, la compagnia ferroviaria ha fornito un risarcimento per i disagi causati dal ritardo nella partenza. Sembra giusto. I ritardi possono essere piuttosto frustranti per i viaggiatori. Davvero, la compensazione aiuta in qualche modo ad alleviare la delusione. Che tipo di compensazione offrivano? Hanno fornito buoni di viaggio e sconti per viaggi futuri. Questo è premuroso. Incoraggia i clienti a tornare nonostante il contrattempo. Esattamente, dimostra che apprezzano la soddisfazione del cliente. Hai già pianificato il tuo prossimo viaggio? Sto pensando a un viaggio in montagna per un weekend. Lezione 17. Camere accoglienti. Sono tutte dotate di letti e abbiamo anche cassettiere nelle nostre camere. Sembra abbastanza comodo. Una stanza ordinata può fare la differenza. Davvero? Avere uno spazio designato per tutto aiuta a mantenere l'ordine. Hai delle decorazioni particolari nella tua stanza? Ho alcuni tocchi personali, come fotografie e opere d'arte. Affascinante! Gli oggetti personali creano un'atmosfera calda. Sicuramente rendono lo spazio più accogliente. Hai pensato di riorganizzare i mobili per un look nuovo? Questa è un'ottima idea. Un cambiamento nel layout potrebbe portare nuova energia nella stanza. Lezione 18. Opzioni per mangiare nel parco. Sembra una buona idea. Che mi dici del cibo? Ci sono ristoranti vicino al parco? Sì, ci sono alcuni luoghi deliziosi a pochi passi di distanza. Perfetto. Che tipo di cucina offrono? One è un ristorante italiano noto per la sua squisita pasta. Adoro la cucina italiana. Niente batte un buon piatto di spaghetti. Vero, C è anche un'affascinante caffetteria che serve deliziosi panini e pasticcini. Sembrano fantastici. Un picnic con panini freschi potrebbe essere molto piacevole. Davvero? Oppure potremmo cenare al ristorante e poi fare una passeggiata nel parco. Sembra un piano perfetto per una giornata rilassante. Lezione 19. Piani per il fine settimana. Ehi, sembra un'ottima idea. Dove suggeriresti di andare? Che ne dici di esplorare quel nuovo giardino botanico? Sembra adorabile. Un giardino potrebbe essere una rilassante fuga dalla vita quotidiana. Esattamente! Sarebbe bello godersi i fiori e l'aria fresca. Hanno anche visite guidate? Sì, e spesso hanno cartelli informativi sulle piante. Perfetto. Mi piace imparare cose nuove mentre mi rilasso. Anch'io! Quando abbiamo intenzione di andare? Questo fine settimana sembra l'ideale. Lezione 20. Burger Joint Excitement. Che ne dici di quel nuovo ristorante di hamburger? Perfetto! Ho sentito ottime recensioni sui loro hamburger gourmet. Sono sempre pronto per un'avventura nel gusto. A che ora dobbiamo incontrarci?
Che ne dici delle 18? Ci dà il tempo di rilassarci dopo il lavoro. Sembra splendido. Posso già immaginare di affondare i denti in un delizioso hamburger. Spero che abbiano una varietà di condimenti, tra cui scegliere. Ho sentito che lo fanno. Sarà un'esperienza culinaria emozionante. Non vedo l'ora di concedermi un gustoso comfort food. Facciamo in modo che sia una gita normale. Lezione 21. Piani escursionistici. L'escursione sarà bellissima. È un percorso di difficoltà moderata. Sembra gestibile. Mi piacciono le belle sfide. Esattamente. Lo scenario ne varrà sicuramente la pena. Hai controllato il meteo per la nostra giornata escursionistica? Sì, sembra promettente. Soleggiato con una leggera brezza. Condizioni perfette per un'escursione. Cosa dobbiamo mettere in valigia? Acqua, snack e forse una macchina fotografica per immortalare i panorami. Un'idea splendida! Suggerirei anche di indossare scarpe robuste. D'accordo. La sicurezza prima di tutto. Lezione 22. Idee per l'avvio. Hai sentito parlare di start-up sostenibili di successo? Sì, trovo stimolante il modo in cui stanno innovando per un futuro migliore. Quali idee ti vengono in mente quando pensi alle aziende sostenibili? Penso ai prodotti ecologici e alle iniziative a zero sprechi. Questi sono ottimi esempi. Fare brainstorming di idee per aiutare l'ambiente è entusiasmante. Lo è davvero! Forse potremmo elaborare noi stessi un concetto di startup. Sembra una sfida divertente. Quale nicchia preferiresti esplorare? Sono attratta dalla moda sostenibile. Migliorare il settore è essenziale. Un'idea splendida. Insieme potremmo progettare una linea di abbigliamento unica ed ecologica. Lezione 23. Rimanere occupati. Sembra una giornata produttiva. Sicuramente. Tenermi occupato mi tiene lontano dai guai, suppongo. Questa è una prospettiva interessante. Quali attività hanno occupato la tua giornata? Ho lavorato a un progetto di lavoro e mi sono occupato anche di alcune commissioni. Capisco che il multitasking sia da professionista. Come trovi l'equilibrio? Do priorità alle attività e mi assicuro di fare delle pause intermedie. Un approccio saggio. Spesso perdo la cognizione del tempo mentre sono impegnato nel lavoro. È facile da fare. Trovo che fissare limiti di tempo specifici possa essere d'aiuto. Prenderò a cuore il tuo consiglio. L'equilibrio è fondamentale. Dopotutto. Lezione 24. La gioia degli animali domestici. Così vero. I nostri animali domestici rendono davvero la nostra vita più appagante, vero? Assolutamente. Portano così tanta gioia e compagnia nella nostra vita. Che tipo di animale domestico hai? Ho un gatto giocoso di nome Whiskers e mi fa divertire. Com, è adorabile. I gatti hanno personalità così uniche. Davvero. Possono essere piuttosto coccolosi un momento e maliziosi il successivo. Cosa ti piace di più dell'avere Whiskers in giro? Le sue buffonate non mancano mai di allietare la mia giornata. E tu? Ho un cane sciocco di nome Buddy. Mi fa ridere senza fine. Lezione 25. Panoramica della stanza. Al piano superiore ci sono 3 camere da letto. La camera dei miei genitori è molto grande.
Sembra spazioso. Hai una stanza preferita in casa? Mi piace la mia camera per la sua atmosfera accogliente e i tocchi personali. La personalizzazione fa sentire uno spazio più come a casa, vero? Esattamente! L'ho decorato con foto e ricordi dei miei viaggi. Che bello! Ogni pezzo deve raccontare una storia a sé stante. Sì, e suscita ricordi deliziosi ogni volta che li vedo. Uno spazio personale può essere un meraviglioso rifugio dal mondo. Assolutamente. Hai pensato a come decoreresti la tua futura stanza? Lezione 26. Comfort Spaces. Il nostro posto preferito è particolarmente bello dove andare nei momenti di stress. Non potrei essere più d'accordo. Serve come una fuga perfetta ogni volta che il lavoro diventa troppo frenetico. È confortante avere uno spazio che ti porti pace. Sì, soprattutto dopo lunghe giornate. Cosa ti piace fare lì? Amo leggere o semplicemente immergermi nella natura. Queste attività possono essere così rigeneranti. Che mi dici di te? Come ti rilassi nel tuo spazio preferito? Spesso medito o pratico yoga per schiarirmi le idee. Sembra adorabile. Dovremmo visitare questo posto insieme qualche volta. Lezione 27. Assistenti d'ufficio. Alcuni di loro lavorano come assistenti per altri dipendenti. I loro compiti potrebbero includere la digitazione di lettere o la programmazione. Sembra un ruolo fondamentale in qualsiasi organizzazione. Quali altri compiti pensi che svolgano? Probabilmente gestiscono gli orari e organizzano anche le riunioni. Precisamente. Un assistente organizzato può ridurre significativamente il carico di lavoro dei dipendenti. E spesso fungono da collegamento di comunicazione tra i reparti. In effetti sono essenziali per mantenere un flusso di lavoro regolare. Se fossi un assistente, vorrei specializzarmi nella comunicazione digitale. Potrebbe essere molto utile, specialmente nel mondo odierno guidato dalla tecnologia. Esattamente! Consentirebbe una migliore efficienza e risposte più rapide. Lezione 28. Aspirazioni musicali. Imparerei a suonare uno strumento. La musica è sempre apprezzata se viene suonata bene. È una grande ambizione. Hai pensato a quale strumento vorresti imparare? Sono propenso alla chitarra per la sua versatilità. La chitarra è una scelta eccellente. Può integrare molti generi musicali. Assolutamente. Inoltre, sarebbe divertente giocare con gli amici durante le riunioni. Davvero? Quali canzoni vorresti suonare per prime? Mi piacerebbe masterizzare alcuni inni del rock classico. Il rock classico ha una qualità senza tempo. Sento già gli applausi del tuo pubblico. Speriamo che la mia pratica sia fruttuosa. Lezione 29. Elementi essenziali per lo shopping. Quando metti i tuoi acquisti nel carrello, aiuta a rimanere organizzato. Assolutamente. Una volta terminati gli acquisti, puoi spingere il carrello della spesa verso l'auto. È sempre soddisfacente vedere tutto sistemato ordinatamente nel carrello. Certamente. Rende molto più facile caricare l'auto. Tendo a raccogliere tutto dalle liste della spesa prima di andare alla cassa. Un approccio intelligente. Riduce al minimo le possibilità di dimenticare qualcosa di importante. Sei d'accordo che fare acquisti è più efficiente se hai in mente un piano? Completamente. Forse dovremmo prendere l'abitudine di fare acquisti insieme. Sembra delizioso.
Potremmo condividere suggerimenti e renderla una gita divertente. Lezione 30. Avventure urbane. È così tanta storia allo Shed Aquarium alla Sears Tower e all'area commerciale di Miracle Mile. È davvero un'affascinante collezione di attrazioni. Quale hai visitato? Ho esplorato lo Shed Aquarium. La vita marina era mozzafiato. Adoro gli acquari. Hai partecipato a qualche mostra speciale? Sì, c'era uno splendido spettacolo di meduse che era affascinante. Potrei passare ore a guardarli galleggiare con grazia. È un'esperienza unica certamente. Ti sei avventurato nella Sears Tower? Sì, la vista dall'alto era meravigliosa. Mi sentivo come se fossi in cima al mondo. Le viste sullo skyline devono essere mozzafiato al tramonto. Lezione 31. Problemi di pubblica sicurezza. Ehi, ultimamente sono preoccupata per la sicurezza pubblica. Questo è comprensibile. Sembra essere una preoccupazione costante per molte persone. Davvero? Quali misure ritiene possano migliorare la sicurezza pubblica? Un maggiore coinvolgimento della comunità e un'efficace attività di polizia potrebbero fare la differenza. Assolutamente. La consapevolezza e la comunicazione sono fondamentali per un ambiente più sicuro. Inoltre, le comunità che lavorano insieme possono creare un sistema di supporto più forte. Sono d'accordo. Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro nel loro quartiere. Più siamo consapevoli, più saremo attrezzati per affrontare le sfide. Insieme possiamo difendere una comunità più sicura. Lezione 32. Sostenitori dell'istruzione. È fondamentale che i giovani chiedano un'istruzione e un futuro per se stessi. Assolutamente. L'istruzione apre le porte alle opportunità. Ed è essenziale per la forza lavoro di domani. Davvero? Molti giovani stanno diventando sostenitori della loro istruzione. Ammiro il loro coraggio. È fondamentale dare voce alle preoccupazioni e perseguire il cambiamento. Sì, hanno il potenziale per ispirare le generazioni future. Quali altri cambiamenti ritiene che dovrebbero sostenere? Un migliore finanziamento per le scuole e l'accesso alle risorse sarebbero in cima alla mia lista. Entrambi sono fondamentali per creare un ambiente di apprendimento favorevole. Lezione 33. Tratti di passaggio. Gli individui trasmettono le caratteristiche alla loro prole. In effetti, la genetica gioca un ruolo affascinante nel plasmarci. Tuttavia, è intrigante come i tratti possano saltare generazioni. Assolutamente. Spesso porta a scoperte sorprendenti tra i membri della famiglia. Hai notato tratti della tua famiglia particolarmente interessanti? Sì, ho ereditato l'estro artistico di mia nonna, che adoro. Questo è un bel legame con la tua eredità. Mi ricorda quanto siamo legati a chi è venuto prima di noi. Affascinante. La genetica è un ottimo inizio di conversazione durante le riunioni di famiglia. Lezione 34. Meraviglie del deserto. Lo scenario è interessante, con una rara fauna selvatica del deserto e una geologia complessa. Sembra un posto incantevole da esplorare. Che tipo di fauna selvatica hai incontrato? Ho visto creature affascinanti come roadrunner e lucertole uniche. Sono bellissimi animali. L'adattabilità della fauna selvatica del deserto è notevole. Sì, e le formazioni geologiche raccontano storie della storia della Terra.
Posso solo immaginare quanto debba essere affascinante fare un'escursione su un terreno del genere. Ogni passaggio rivela qualcosa di nuovo ed eccitante. Forse dovremmo programmare un'escursione per esplorare insieme il deserto? Ci sto! Le meraviglie della natura ci aspettano. Lezione 35. Rumori misteriosi. All'improvviso ho sentito un rumore, proveniva dal mio armadio. Oh, cara! Sembra un po' allarmante. Ho pensato che fosse forse un animale, o forse la mia immaginazione che si scatena. Entrambi gli scenari sono spaventosi di per sé. Hai indagato? Devo ammetterlo, ho esitato un attimo, poi ho preso coraggio. E cosa hai scoperto? Si è scoperto che era una pila di libri che era caduta. Una piccola crisi, allora. I libri possono essere piuttosto drammatici a volte. Davvero? Suppongo di aver bisogno di tenere il mio armadio più organizzato.